Cittadini, siete invitati a restare nelle vostre abitazioni, evitate qualsiasi contatto con forme di vita extraterrestri, non prendete iniziative, le forze dell'ordine sono già all'opera per sistemare la situazione e interverranno il prima possibile. Grazie per la collaborazione. Avete appena ascoltato il comunicato della polizia di Piccoserpente, ma a dispetto della calma apparente, la preoccupazione tra i cittadini sta salendo, anche a causa del ritrovamento di questo simbolo impresso nel terreno qui alla curva Mamushi. Grazie alle riprese aeree potete vedere lo strano simbolo che si staglia sull'erba fresca e che ha portato molti a pensare ad un imminente attacco alieno. Vi terremo aggiornati con nuovi risvolti. Ora lascio la parola a Stinky e Max Power. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Benvenuti alla tenda della Resistenza, l'ultimo baluardo di speranza contro la feccia aliena. Qui vi parla l'indomito Max Power e al suo fianco c'è il quasi sveglio Stinky. Buongiorno agli amanti del caffè. Vi parliamo al risveglio dopo una notte passata all'addiaccio nella tenda di Top Driver, visto che siamo rimasti bloccati qui senza benzina. Beh, in compenso ci siamo riscaldati, abbiamo migliorato il nostro mezzo corazzato e siamo pronti per una gara mozzafiato, la seconda ed ultima semifinale prima del grande botto. Andiamo velocemente a vedere i concorrenti con una presentazione fulminea della nostra Terry Cristallo. Presente e arrembante il primo concorrente è Jean-Pierre Bonton con la sua Shelby Vipera, che corre per il team Wild Nature. Il pilota vuole confermarsi ai primi posti nel ranking finale e oggi darà il 100%. Secondo in gara è la sorpresa del torneo, Danny Dollar con il suo furgone Goldfinger. Cercherà di trovare uno spazio per accedere alla finale del torneo più importante dell'anno. I suoi fan sono già in visibilio. Proseguiamo con il veterano delle corse Zach Barondic in sella ad una splendida Lamborghini Veneno. Il pilota del team RX Force sta seguendo da vicino gli eventi di Piccoserpente e con la sua Poison è pronto a mordere l'asfalto. L'ultima partecipante è Betty Boom con la lancia delta integrale Megadeth. La pilota sa che deve dare il massimo oggi e siamo certi che non farà sfigurare il team Top Driver. Per ora è tutto, ci auguriamo una grande gara e che vinca il migliore. Grazie alla magica Terry e noi ci fiondiamo in griglia per una partenza che striglia. 3, 2, 1, via! Troppo sfilacciato dopo lo start con Megadeth in difficoltà, una straripante Vipera in prima posizione, poi sono braccata dietro ma non trova il piglio giusto. Primo Bonton, secondo Zach Barondic, terzo Danny Dollar e ultima Betty Boom. Inizio folgorante! Vipera si è subito dimostrato avversario ostico, nessun punto debole nella sua guida e anche con il fiato sul collo dei Poison ha tenuto bene e ha preso i primi 5 punti della giornata. Per gara 2 davanti a sinistra abbiamo Poison con 3 punti e proprio Vipera al suo fianco, mentre subito dietro c'è Megadeth ancorata alla parte bassa della classifica e Goldfinger che sta prendendo le misure. Allacciate le cinture, piede sul gas e partenza! Velocità altissima, Goldfinger prova a tenere il gruppo, la fatica, i due davanti commessamente si involano staccando anche Betty Boom e piccole sbavature con Poison che comunque mantiene la prima posizione e taglia il traguardo, seguita da Jean-Pierre Bonton. Chiudono Megadeth e Goldfinger più confusi che persuasi. Incredibile Max! I due lì davanti stanno dominando la gara di oggi. Vediamo nel replay come i due piloti più arretrati facciano fatica a tenere il passo, mentre le due supercar tagliano l'aria come un coltello caldo sul burro. Sensazionale! Stupende emozioni oggi e se vi state divertendo anche voi mettete un like, iscrivetevi, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Non dimenticate di seguirci anche su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Siamo dappertutto come il prezzemolo. Ora verso gara 3 con il parziale in alto a sinistra. Megadeth partirà davanti con 3 punti e dietro di lui Goldfinger, sempre con 3 punti. A destra davanti Poison che guida la classifica con 8 punti insieme a Vipera dietro di lui. Motore, frizione e lancio. Megadeth parte bene ma rischia il sorpasso dopo la chicane da parte di Poison che viene chiusa. Imbottigliamento nel traffico prima del ponte della Vipera e Betty Boom ne approfitta della confusione per recuperare punti sugli inseguitori. Prima con lode. Seguono in ordine Poison e Vipera mentre lo sfortunato Danny Dollar
rimane incastrato sulle strisce pedonali. DNF per lui che odora di sentenza. Megadeth è stata bravissima in questa manche, andando a sbrogliare una situazione spinosa. Nel replay vediamo anche la manovra suicida di Goldfinger che fa una derapata lunghissimo andando ad ingolfare il motore del suo van. Brividi lungo la schiena per questo final round. Chi riuscirà a passare alle finali di Downer Master Deluxe? Situazione punti aggiornata. Diamo una spulciata. Goldfinger ultimo con 3 punti, ma partirà davanti in gara 4, mentre al suo fianco c'è Betty Boom con 8 punti, pronta a fare lo sgambetto perfetto. Le posizioni più arretrate in griglia sono per Vipera, che ha collezionato finora 10 punti, e poi sono il Cannibale, che staziona a quota 11. Azione, motore, propulsione. Inizio lento di Goldfinger che poi recupera. Si porta dietro il guardrail, potenza esplosiva, si prosegue nonostante tutto. Vipera la meglio su Megadeth andando in seconda posizione. Arrivo polveroso con Goldfinger, Vipera, Megadeth e Poison, follia pura. Rivediamo il momento in cui Danny Dollar ha divelto il guardrail e si è portato a spasso gli avversari, costringendoli alle manovre d'emergenza. Paga un conto salato Betty Boom a cui servivano disperatamente i 3 punti. Schermata finale. Passano alle finali Vipera con 13 punti e Poison con 12 punti. Gara con intensità pazzesca oggi. Incontri e scontri ravvicinati del terzo tipo. Ora c'è solo l'ultima tappa. La prossima settimana ci sarà la finalissima. Scontro tra titani, non mancate. Stinky? Hai idea di come andremo via da qui? Non preoccuparti Max, il tuo amico ha sempre un asso nella manica. Guarda su, arriva la cavalleria. Ragazzi, abbiamo solo questa tanica di benzina. Raggiungete il punto di raccolta, ci vediamo lì. Oro liquido, tè del Texas. Sali a bordo, Stinky. Io faccio il pieno al serbatoio e partiamo. Grazie, Terry. Siamo sicuri che questo coso funzioni? Sicuro, come i miei debiti. Abbi fede, dai bellezza, non mi tradire proprio ora. E vai. E ora, buonanotte, buone botte a voi, musi verdi.